Andiamo avanti con il progetto di revisione completa della nostra 990 Adventure. Benvenuti in questo secondo episodio della serie in cui rifacciamo il motore all'Adventure. Nell'episodio precedente abbiamo iniziato a smontare la moto. Abbiamo tolto il cupolino, le barre, i serbatoi, le carene e tutto quello che è servito per arrivare alla meccanica. Ve lo lasciamo qua sotto in descrizione e qua sopra. Andremo avanti finché non saremo stanchi, perché ieri siamo usciti a fare un giro in moto e oggi abbiamo passato tutto il pomeriggio a fare allenamento. Come per lo scorso episodio, vi racconteremo passo passo tutto quello che faremo, anche perché queste fasi possono essere utili anche a chi cerca un video per vedere come smontare la moto per fare il tagliando. Quindi smontiamo? Sì, smontiamo. Vai, smontiamo. Sei un po' stanco. Un po' stanco. Bene, abbiamo rimosso tutto dalla moto in modo da poter arrivare al motore, abbiamo tolto il paracoppa, adesso è arrivato il momento di scaricare i liquidi. Quindi come prima cosa prendiamo una chiave da 19 e una bacinella, abbiamo anche le taniche per mettere l'olio esausto, però preferisco sempre scaricarlo in una bacinella perché in questo modo vediamo se ci sono delle impurità, se c'è qualche residuo e tutto quanto, gli diamo comunque una controllata all'olio e vediamo che non ci sia niente di anomalo dentro. Poi dalla bacinella lo passiamo alla tanica dove poi lo andremo a smaltire. Prima cosa l'olio, seconda cosa il liquido di raffreddamento. Quindi prendi una chiave da 19 col cricchettone, bisogna fare un po' di forza perché il dado comunque è chiuso forte, e poi andiamo avanti, scarichiamo il serbatoio dell'olio e poi passiamo al liquido di raffreddamento. Abbiamo scaricato l'olio, ce ne sono circa 4 etti a vederlo così, che è quello contenuto all'interno del motore. Il resto è contenuto nel carter esterno e quindi adesso prendiamo una chiave da 13 e andiamo a scaricare anche il resto dell'olio. È bruttino. È bruttino. Sorpresa. Sul tappo Guarda. abbiamo un bel po' di limatura. Guarda. Questa è polvere proprio. Sì. Polvere Una pasta. metallica che chiaramente si era accumulata qua nell'angolo e dobbiamo vedere dentro da che cosa deriva. Questo non è un bel segno. L'olio, il colore dell'olio, quelle che possono essere relative particelle in sospensione e i residui agganciati ai magneti dei tappi ci possono già dire parte del problema eventuale della moto. Allora, noi sappiamo che questa moto ha un problema perché fuma e consuma tanto olio. Abbiamo nei tappi un po' di limatura, ma la limatura è compatibile con l'uso di un motore di 80.000 km, le cambiate, un po' di consumo, cioè non ce n'era tantissima di limatura, ma avevamo tanta, e questo è strano, specialmente in questa porzione qua che è una zona di accumulo. Infatti il tappo col magnete è proprio messo qui per togliere anche dall'olio tutte le particelle metalliche in sospensione, e avevamo tanta pastella proprio metallica. È sintomo di un consumo a livello proprio di non rottura ma di usura spinta di qualche componente interna del motore. Infatti dovremo andare a vedere esattamente che cos'è. L'olio è abbastanza pulito e quindi ci fa ben sperare che non ci siano rotture grosse, non abbiamo grosse particelle metalliche all'interno dell'olio, ma si vede c'è parte di questa pastella metallica è comunque in sospensione anche all'interno dell'olio, raccolta appunto nella porzione di scarico e tenuta in sede, non fatta circolare nel motore grazie ai magneti. L'olio non è brutto, nel senso che ha una buona viscosità, non è né eccessivamente frusto da un punto di vista di cioè diventato troppo liquido, ma neanche eccessivamente bruciato, caramellizzato dal motore. Quindi questo vuol dire che comunque il motore ha lavorato abbastanza bene, e il fatto che l'olio sia nero è sintomo che comunque l'olio è buono, nel senso che un olio buono deve avere un buon potere distaccante e toglie dal motore, togliere tutte le varie usure, sporco,
po' di trasudamento che c'è ad esempio normalmente dai pistoni, residui di combustione che vengono scaricati sui cilindri, che l'olio aiuta anche a staccare e mantenere pulite tutte le componenti interne del motore. Bene, l'olio l'abbiamo scaricato, adesso passiamo a scaricare il liquido di raffreddamento. Per scaricare l'impianto di raffreddamento, come prima cosa dobbiamo togliere l'acqua dalla parte alta dell'impianto andando a svitare non questo che è il dado di immissione, ma questo qui sotto. Adesso prima cosa smontiamo lo scarico, questo pezzo di scarico qua, per arrivare più comodi alla pompa acqua e togliere più facilmente il liquido di raffreddamento. Per smontare lo scarico c'è qui 2 dadi da 13, adesso sganciamo questa fascetta e allentiamo tutto il passaggio cavi, tubi, freno dell'ABS e andiamo a svitare questo dado qui, che è quello che tiene lo scarico del collettore anteriore. Non serve svitarlo tutto, ma semplicemente allentare il morsetto. Abbiamo allentato lo scarico in modo da arrivare più comodamente alla vite di scarico della pompa dell'acqua, e adesso allentiamo la vite e mettiamo già sotto una bacinella, perché anche se non abbiamo allentato il tappo del radiatore, qualche goccia potrebbe uscire. Come vedete non esce praticamente niente. Adesso andiamo a allentare il tappo del radiatore e l'acqua inizierà a uscire. Ecco qua. Vedete, sto man mano regolando. E abbiamo scaricato sia l'acqua che l'olio. La nostra moto è ferma da un po' di mesi e quindi avevamo già tolto e staccato la batteria. Se dovete fare un lavoro così grosso dove andate a scaricare i fluidi, scaricare l'olio e tutto, comunque rimuovere la batteria anche solo per motivi di sicurezza è fondamentale. Per toglierla basta allentare queste due viti, aprire lo sportellino e svitare i cavi sui morsetti batteria, e quindi si può smontare tranquillamente. È contenuta da una vaschetta di gomma che la isola. Per il resto non è un'operazione complicata, è un'operazione alla portata di tutti. Chiaramente conviene sempre, se non stiamo facendo semplicemente una manutenzione veloce o una cosa al volo, è più conveniente staccarla prima. Togliamoci dai piedi tutti i tubi che possono dar fastidio, falli girare di là. Anche questo lo spostiamo qua. Il jack dell'antifurto e tutto lo spostiamo, così liberiamo tutta la zona di lavoro. Noi il coperchio l'abbiamo già svitato perché abbiamo preso il filtro aria da montare sul Super Duke, però per aprirlo bisogna svitare tutte queste viti con una chiave da 6, in modo da poter sganciare il coperchio e arrivare al filtro aria e il gruppo farfallato. Adesso, come prima cosa, andiamo a sganciare il prefiltro, che in realtà qua di norma c'è la bocca di aspirazione dell'airbox, che per operazioni di normale manutenzione non è necessario smontare, ma noi dovremo andare a smontare tutta quanta la cassa filtro, il gruppo farfallato, disconnettere i cavi dell'acceleratore, quindi ci serve andare anche a lavorare in quella porzione al di sotto del prefiltro o della bocca di aspirazione. Qui abbiamo la valvola di non ritorno del breather, i cavi dell'acceleratore che vanno ad aprire le farfalle primarie. Quando noi ruotiamo la manopola del gas, lui apre le farfalle. Qui abbiamo il motorino delle farfalle secondarie, i vari sensori di posizione sia delle farfalle primarie che delle farfalle secondarie,
e il motorino di regolazione del minimo. Qua in mezzo, questi due qua sotto sono gli iniettori, e qua direttamente dalla pompa benzina arriva la benzina in pressione, ma lo vediamo meglio smontandolo. Apriamo le cartelle laterali sempre con la stessa chiave da 6, un esagonale da 6. Noi usiamo una snodo della Beta che è una bella chiave, si adatta bene a fare questo tipo di lavori, nonostante a me le snodo non facciano impazzire. Qui abbiamo uno dei punti più macchinosi per lo smontaggio dell'airbox, che è il connettore di tutto il gruppo farfallato, di tutta la parte elettrica e elettronica del gruppo farfallato direttamente con l'impianto elettrico della moto. Questo connettorone qua è difficile da togliere senza muovere l'airbox, quindi dobbiamo smontare un po' l'airbox, muovere il gruppo farfallato in modo da sganciare il connettore per rimuovere il gruppo farfallato dall'airbox. È un po' macchinoso, ma lo vedrete. Sì, tira via. Ok, vai. Allentiamo le fascette che tengono il gruppo farfallato agganciato ai collettori. Basta allentarle. Se le svitate poi è un casino rimontarle, specialmente se state facendo una manutenzione veloce. Togliamo il passaggio dei cavi. Fatto. Andiamo ad allentare le fascette sotto. In questo modo possiamo alzare l'airbox e far uscire il connettorone che dicevamo prima. Facciamo la clip che tiene il tubo benzina agganciato agli iniettori. Non ce la fai da qua. Adesso abbiamo sganciato il gruppo farfallato dai cilindri, sganciato il tubo benzina, non rimane che liberare il connettorone. 2. La cassa è libera di muoversi. Adesso abbiamo l'airbox libero, il gruppo farfallato libero, è solo più attaccato ai cavi gas e al connettore. Il connettore lo sganciamo un secondo dal telaio, andiamo a allentare questo connettore, cioè l'aggancio, senza forzare col cacciavite, e poi lo prendiamo semplicemente con le mani e lo stappiamo. Avendo l'airbox libero possiamo, facendogli fare un paio di giri, farlo uscire e seguire tutto l'airbox. Andiamo a sganciare i cavi acceleratore. Una chiave da 10, allentiamo entrambi i tensionatori. Usiamo la movimentazione delle farfalle per allentare i cavi una volta sganciati e andiamo a sfilare i fondocorsa dal loro ingaggio. Sfiliamo la clip del tubo benzina e adesso che siamo liberi possiamo sfilare airbox e gruppo farfallato. Sempre un po' macchinoso. Come abbiamo detto prima, qua abbiamo il gruppo farfallato composto da varie componenti, il motorino di apertura delle farfalle secondarie, queste qua, che sono quelle comandate dalla centralina e comunque evitano scarichi di coppia molto veloci in accelerazione. Il sensore TPS delle farfalle secondarie, questo è un sensore che dice alla centralina i gradi di apertura delle farfalle secondarie. Poi abbiamo, i vari connettori. Qua sotto vedete il primo e il secondo iniettore, cilindro anteriore e cilindro posteriore, che spruzzano la benzina da questi fori direttamente nei collettori di aspirazione. Qua abbiamo le farfalle principali, che sono quelle comandate dal gas attraverso questa camma qua. Quando noi apriamo il gas ruotiamo questa camma e quindi apriamo o chiudiamo le farfalle. Molto importante, il TPS principale, quello che dice alla centralina la posizione delle valvole a farfalla. Quando noi ad esempio spalanchiamo, la centralina sa come rimodulare l'accensione
in base, oltre ai giri motore, anche quanto gas stiamo chiedendo, quanto a manopola ruotiamo. E molto importante il motorino passo passo, che è quello di regolazione del minimo. Allungando, accorciando questa stecca, va a muovere la camma proprio di movimentazione delle farfalle principali e va ad aprire o chiudere leggermente il fondo corsa dal tutto chiuso delle farfalle, in modo da consentire al motore di salire o scendere di minimo in automatico a seconda di quello che è il programma della centralina. Togliendo l'airbox arriviamo direttamente ai condotti di aspirazione. Infatti a noi adesso non interessa, perché tanto il motore lo smontiamo integralmente tutto, ma se doveste smontare il gruppo farfallato con l'airbox, ad esempio per fare un giocovalvole, quindi senza far scendere il motore, ma solo per arrivare al coperchio punterie anteriore e quello posteriore, vi conviene chiudere questi condotti e verificare molto attentamente prima di rimontare che non sia finito qualcosa dentro, perché qui abbiamo proprio le valvole, quindi se finisse qualsiasi cosa all'interno di questi condotti rischieremmo di trovarcela nella camera di combustione e quindi di conseguenza di danneggiare il motore irreparabilmente. Un altro dei motivi per cui si smonta, oltre a fare il giocovalvole, comunque la moto fino a questo punto, è per la sostituzione del bulbo di pressione dell'olio, perché è uno dei punti critici di questi motori. Infatti ogni tanto scoppia, perde. Noi infatti questo l'abbiamo già sostituito a livello preventivo un paio di anni fa. Una volta arrivati a questo punto basterà svitarlo, disconnetterlo dal suo jack e andare a riavvitare quello successivo e potremmo richiudere il motore senza problemi. Un po' macchinoso, ma non impossibile. Allora, abbiamo sfilato il carrellino in modo da avere la possibilità di infilare questo crick sotto il motore e alzare tutta la moto, lavorando, dandogli un secondo punto d'appoggio che non è la ruota anteriore, quindi cavalletto centrale e crick, in modo da poter smontare la ruota anteriore, tirare giù le forcelle e avere più spazio per lavorare intorno al motore. Toglieremo anche la ruota posteriore e poi procederemo allo smontaggio di tutte le sovrastrutture, radiatore e serbatoio dell'olio, e vediamo di oggi quanta altra roba riusciamo a fare. Questo qui, che è la parte piana, così sfruttiamo l'unico pezzo piano del basamento in maniera da avere un appoggio il più possibile regolare. Andiamo a tirare su, dai. Ok, e la ruota davanti è libera. Per smontare la ruota c'è qua un dado con una chiave da 27 che noi abbiamo già rimosso tempo fa, perché c'erano i tamponi ruota e li avevamo già smontati. Adesso allentiamo una, due e le altre due viti piedino e andiamo a sfilare il perno ruota. Prima di tutto però allentiamo le pinze del freno, che tanto dovremo smontare comunque dopo. L'importante è che siano liberi, siano molli. Ok? Adesso per spingere fuori il perno prendi una bussola che però sia larga quanto l'esterno del perno, in modo da non danneggiare il filetto. Ok, uscito. Adesso il perno di qua è uscito, prendilo con le mani dalla parte esterna, se no il resto è pieno di grasso, e sfilalo. Io tengo sulla ruota. Il perno entra così, si appoggia contro la ruota, e di qua invece la ruota si appoggia grazie a questa flangia su questo piedino qua della forcella e fa la chiusura. Molto importante, ma lo vedremo quando la rimonteremo, è andare a tirare questo dado di blocco qua laterale e magari serrare solo parzialmente questi blocchi qui, poi far andare su e giù un paio di volte le forcelle in modo che questo piedino qua,
che abbraccia solamente il perno in questo punto ma non ha blocchi, ci vada a posizionare correttamente, trovi la sua giusta assialità e parallelismo rispetto all'altra forcella, e poi andiamo a serrare anche gli altri due dadi di blocco. Comunque lo vedremo poi nel rimontaggio. Chiave da 8, vedi tu se vuoi la fissa o il cricchetto, 1, 2, 3 e 4 e le altre 4 dall'altra parte, e togliamo il parafango. E no, per farlo passare, esatto. Per smontare la ruota posteriore, come prima cosa dobbiamo allentare il dadone qua da 32 e poi sganciare, lo vediamo dall'altra parte, la catena dalla corona. Un po' più piccola. Sfiliamo il perno, la ruota si sgancia, la catena dalla corona la mettiamo sul portacatena qua sul forcellone. In questo modo possiamo sfilare tranquillamente la ruota posteriore. Vai, sfila pure, piano, occhio che la ruota va giù, ti conviene metterti dietro la moto proprio. Tanto ti ho messo un crick là sotto, viene via da solo. Fatto. Allora, prima cosa, la catena vedi che adesso è molle, tira, prendi con la mano, col guanto la catena e la sganci dalla corona. La tua attenzione si sposta sulla pinza freno che è dall'altra parte, che è montata su una rotaia che la fa muovere avanti e indietro, e sfili ruota e pinza freno assieme. Eccola lì, ruota sfilata. Sì, sì, va bene. sulla ruota. Dai, perfetto. Guarda. Va bene. Perfetto. Dammi 10 fissa. Allora, sganciamo le forcelle. Ok. Fallo uscire. L'ultima, questa lasciala puntata in modo che la sfiliamo a mano, appoggiamo il radiatore, cioè lo teniamo leggermente proteso in avanti in modo da poter sganciare gli ultimi tubi e il connettore delle ventole in maniera comoda senza che ci strappi via fili o tubi. Okay. Tenetevi a portata la bacinella perché comunque un po' d'acqua esce sicuro. Stacchiamo la linea termostato. Ecco fatto. Allora, di oggi smontiamo ancora questo e abbiamo finito. Questo qua è il serbatoio dell'olio in realtà, perché questo motore è un motore detto a carter secco, nel senso che dentro il motore non c'è una vera e propria coppa che contiene tutto l'olio, cioè con una succhiaruola collegata alla pompa che lo distribuisce all'interno del motore dove serve tutto, ma abbiamo un carter molto piatto con all'interno giusto l'olio che serve al motore per funzionare, quei 3-4 etti, e il grosso dell'olio invece di essere contenuto al di sotto del motore è contenuto esternamente. In questo caso in questo serbatoio qua, che fa tutta la fascia anteriore, quasi 3 kg d'olio qua dentro, è giusto quello che serve al motore per funzionare qui. Che cosa comporta questo? Che abbiamo due pompe, una di mandata e una di ritorno, quindi abbiamo una pompa che dal carter tira sull'olio e lo distribuisce all'interno del motore per poi attraverso questi tubi rimandarlo nel serbatoio dell'olio, e poi abbiamo una pompa di chiamata che prende l'olio da questo serbatoio attraverso questo tubo e lo riporta nel carter. C'è un ricircolo continuo attraverso le due pompe, però il grosso dell'olio è contenuto nel serbatoio e il motore ha dentro solo l'olio che gli serve per funzionare. Questo è un sistema appunto che si chiama a carter secco. Per smontarlo, come prima cosa allentiamo 1 e 2 in modo da stappare. Qua vedremo che c'è anche una valvola a spera che evita il ritorno
dell'olio, ma solo il suo richiamo, e scarichiamo quell'olio residuo all'interno del serbatoio. Allora, qui vedete la valvola spera, che dicevamo quella di antiritorno, che chiaramente, dato il grado di sporco che c'era dentro, prima di rimontarla dovremo smontare questo siger di blocco e revisionare. E qua sotto, andando a prenderlo con le mani, abbiamo il filtro della pompa di mandata, che però è, devo dire, discretamente pulito qui. Qua vale sempre come per gli spiati che dicevamo nello scorso video, non tirare forte ma aumentare la pressione in maniera progressiva, in modo che si stappino, se no i connettori di plastica ce li giochiamo. Ok, questo è un pochino più difficile perché hanno proprio previsto un dente di sicurezza sulla pipa ed è molto spesso e duro il tubo. Ecco qua, c'è proprio il dente di aggancio di sicurezza e quindi il sfilare il tubo è un pochino più complicato, bisogna fare un po' di forza. Ecco fatto. Bene, fino a questo punto abbiamo fatto uno smontaggio, diciamo, tradizionale. Non abbiamo seguito il manuale alla lettera perché comunque questa moto la conosciamo, l'abbiamo smontata molte volte, anche magari in mezzo alla strada, e quindi alcune cose preferiamo farle prima, altre cose preferiamo farle dopo, perché abbiamo ormai trovato un nostro metodo. Però diciamo che fino a questo punto poteva essere un lavoro di tagliando avanzato, nel senso che manca poco ad arrivare ai coperchi punterie per fare il gioco valvole. Abbiamo liberato il motore per poterci lavorare intorno, ma non siamo ancora entrati nel tecnico difficile. Nel prossimo episodio finiremo di liberare il motore, lo sganceremo dall'impianto elettrico e da tutti i corredi, ad esempio la frizione o tutte le varie comunque parti che rimangono agganciate al telaio, e lo faremo scendere e vedremo se riusciremo già a iniziare ad aprire. Quello che abbiamo fatto può essere utile per chi lo vuole vedere, ve lo suddivideremo a capitoli, per chi ha bisogno di una mini guida per lo smontaggio, per vedere come sono fatte le cose, come è fatto il motore, ma in ogni caso, se volete aprire questa moto o comunque qualsiasi moto, procuratevi un manuale d'officina e seguite quello, perché comunque non troverete mai su YouTube online delle guide così complete come può esserlo un manuale scritto per lo smontaggio integrale di un motore.